pouvez voir, le printemps est là. Donc on en a profité pour commencer notre potager. Donc on fait un test cette année. On va planter un petit peu de tout et voir comment ça réagit. On l'a implanté ici, donc il y aura un petit peu d'ombre ici avec ces arbres là, mais donc là on est plutôt côté est, donc c'est pas très important. On en a d'autres qui sont derrière moi ici, donc qui vont avoir une ombre portée plutôt côté ouest, sud-ouest même. Mais j'ai quand même un peu peur qu'en plein été ils soient un peu trop exposés. Donc on va voir si pour les années suivantes on trouve un autre emplacement pour planter. Donc voilà, donc qui dit potager aussi dit compost. Donc vous voyez derrière moi, juste sous l'abri de jardin, on vient de finir de créer le compost, donc tout simplement avec des palettes. Donc prix de la réalisation 0 €, hein, puisque c'est que de la récupération, avec des tuiles de la maison qui étaient tombées pour le toit et un bout de tôle qui nous restait de l'abri de jardin. Donc ensuite tout simplement ça s'ouvre pour déposer les déchets organiques, et ensuite ici il y a un système, voilà, avec 2 cales tout simplement qui pivotent pour retirer la palette du devant, et donc ça va permettre ensuite de disposer du compost là où on veut. Approfittiamo di questo lungo time-lapse per aggiornarvi riguardo all'allaccio di acqua e elettricità e all'andamento di tutte le varie autorizzazioni. Per far arrivare l'acqua c'è stata accordata dal comune la posa di una cisterna che verrà posizionata accanto all'acquedotto comunale e che da questo verrà riempita per gravità. La cisterna sarà a sua volta dotata di una pompa che farà risalire l'acqua fino a casa nostra. Per questo motivo dovremo prevedere nello scavo dove verrà alloggiato il tubo dell'acqua un cavo elettrico di alimentazione della pompa. Questa lavorazione è abbastanza prioritaria perché avremo bisogno dell'acqua durante i lavori. Fortunatamente disponiamo di un grande serbatoio, ma questo non potrà rifornirci di acqua in eterno. Riguardo alla situazione elettricità, siamo un pochino disperati perché E-Distribuzione ci ha detto che nei casi come il nostro possono passare anche 3 anni prima che effettuino l'allaccio. Il tecnico ci ha spiegato che l'impresa subappalta le lavorazioni ad altre imprese e quest'ultime sono molto cariche di lavoro e danno precedenza a zone meno isolate e a urgenze e guasti prioritari. Purtroppo in Italia E-Distribuzione è l'unica a coprire tutto il territorio, quindi non possiamo neanche rivolgerci altrove. La situazione per Messi è ancora in corso, ma finalmente, dopo 6 mesi,
abbiamo ricevuto l'autorizzazione paesaggistica. Per chi non lo sapesse, l'autorizzazione paesaggistica è necessaria quando su un edificio o su un terreno esiste un vincolo paesaggistico. In seguito a decenni di speculazione edilizia, la legislazione italiana ha infatti apposto vincoli su terreni o immobili di particolare valore storico, ambientale o culturale per tutelare le aree di maggior pregio paesaggistico. Oltre al vincolo paesaggistico siamo sotto vincolo idrogeologico, un altro limite. Perciò abbiamo incaricato un geologo per poter avere una relazione di fattibilità idrogeologica necessaria prima di ogni tipo di lavorazione. Abbiamo inoltre deciso di provare la strada del 110%, solo sisma bonus, relativo agli interventi di miglioramento sismico, e per questo abbiamo ingaggiato un ingegnere che valuti la situazione strutturale del fabbricato. Faremo la cessione del credito in banca sperando che tutta questa procedura non ci porti via troppo tempo. Nel mentre che prepariamo la pratica edilizia necessaria, che nel nostro caso sarà il permesso di costruire, ci portiamo un pochino avanti svuotando la casa da tutti i rifiuti e gli oggetti lì depositati. Et donc le moment tant attendu, on commence un peu à travailler sur la maison. Donc on va commencer par ici, là où on aura donc la salle de bain. Ça va devenir une fenêtre ici, avec une cloison plus ou moins là où je me trouve, là juste avant la porte qui est ici. De ce côté-là, il y aura la cuisine, avec une fenêtre ici et la fenêtre là-haut qu'on garde. Et derrière moi, on aura l'accès au salon. Donc voilà.
Non potete immaginare quanto abbia pulito Vince dentro la casa. Guardate cosa ha tirato fuori. E abbiamo delle bellissime sorprese. Pavimento di pietra. È riuscito a aprire questa porta e sta pulendo tutto.
Mi mancano 2 camere. Questa e questa qui, che c'è ancora questo bestione di frigo che non sappiamo come potremo sollevare e portarci via. E tutto questo bordello. Questo tetto mi fa sempre più paura, speriamo che non ci crolli sulla testa prima di iniziare i lavori. Però sono molto contenta di vedere finalmente un pavimento, che tanto comunque verrà tutto sollevato e rifatto, però almeno possiamo salvare questi pietroni e riutilizzarli. Qui prosegue la sfilata dei materiali tirati fuori dalla casa. Questo era un vecchio letto, pietre.